nel video precedente. Come possiamo vedere anche questo è danneggiato, però possiamo testarli. Questo è utile quando dobbiamo rigenerare i display, quando andiamo a separare il vetro dal display stesso, e così sappiamo se è stato danneggiato o meno. Quindi a questo punto, anche in questo caso lighting, vediamo, ecco, in questo caso il vetro è rotto, però il display sembra che non ha alcun difetto, quindi questo si può rigenerare. Iniziamo. Il primo passaggio da fare è quello di togliere lo speaker con il sensore di prossimità del microfono. Dopo aver messo lo scotch sul vetro, proprio per evitare di perdere pezzi di vetro del display durante la separazione, applico il display sulla piastra preriscaldata e il vacuum in modo da poter separare il frame e successivamente procedere con la separazione del vetro dal display. Ecco, a questo punto ho tolto il frame, adesso procedo con la separazione del vetro con il filo da taglio. Vetro separato, come possiamo vedere c'è ancora della colla da togliere, e qui abbiamo il vetro completamente distrutto e adesso non rimane che togliere tutta la colla per poi applicare quella nuova insieme al vetro. Adesso non rimane che togliere la colla oca e procedere con l'applicazione del vetro nuovo.
A questo punto testo il display col nuovo programmatore JC, il modulo MV01, proprio per vedere che sia tutto funzionante, sia il touch che il display, perché può capitare che durante la separazione si possa rompere qualche pixel, quindi prima di effettuare la rigenerazione completa è consigliato testare il display. Perfetto, allora vediamo un attimino, testiamo i colori. Adesso testiamo il touch. Allora facciamo un attimino così. Sembra che funziona tutto, perfetto. Vediamo qui, perfetto, chiude bene. Ok, adesso non ci rimane che effettuare, diciamo, l'installazione del nuovo vetro. Quindi una volta separato, adesso come abbiamo visto funziona perfettamente. Torniamo un attimino indietro. Quindi come possiamo notare dai colori non abbiamo alcun danno sul display, quindi non ci rimane che installare il vetro nuovo. Adesso si procede con la pulizia del display e l'applicazione del nuovo vetro. Bisogna applicare il display in maniera perfetta, al millimetro, proprio per evitare che poi ci siano dei problemi. Adesso procedo a inserirlo nel macchinario in modo da effettuare la giusta pressione sul vetro e successivamente si andrà a togliere qualsiasi bolla attraverso il debubble. Questo è il risultato della rigenerazione. Adesso facciamo di nuovo il test per vedere che tutto sia funzionante, non ci siano problemi. Perfetto. Ottimo. Come possiamo notare, il display funziona perfettamente.
anche il touch abbiamo visto che funziona, non rimane che mettere la cornice, quindi è stata effettuata la rigenerazione del display. Quindi possiamo dire che la rigenerazione è andata a buon fine.